È la prima metà degli anni 90 quando Telepiù irruppe sulla scena televisiva italiana, aprendo le porte a un mondo di canali tematici, senza pubblicità e con contenuti esclusivi. Il calcio era la star indiscussa, con la Serie A finalmente trasmessa in diretta e pay-per-view. Negli anni successivi la concorrenza si fece sempre più accesa con l'arrivo di stream, dando vita a una battaglia per accaparrarsi i diritti TV degli eventi sportivi più importanti e del cinema hollywoodiano. Per poi arrivare al 2003, un anno chiave, quando Sky acquisì Telepiù e Stream, creando un colosso della pay TV che dominò e che continua a dominare il mercato. Ma la rivoluzione digitale era ormai in corso e nuovi competitor come Mediaset Premium su di tutti si affacciarono sulla scena. Oggi la pay TV italiana è un universo in continua evoluzione, con offerte sempre più personalizzabili on demand. Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus sono solo alcuni dei giganti globali che hanno fatto irruzione nel mercato, offrendo una varietà di contenuti senza precedenti. Questo è il primo video di una serie in cui ripercorreremo le tappe salienti di questa storia vincente, incontrando i protagonisti, le sfide e i successi che hanno caratterizzato la pay TV italiana. Preparatevi a rivivere le emozioni di un'epoca pionieristica e a scoprire come la televisione a pagamento ha rivoluzionato il nostro modo di guardare e vivere il piccolo schermo. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Nicolas Fontana per gli amici Bomber e creo contenuti sui social parlando di calcio e motorsport. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e inoltre seguitemi sui miei profili Instagram e TikTok, così mi darete una mano nel portare sempre più contenuti. Trovate tutti i dettagli qui nel video e in descrizione. Prima di partire però con la nascita della prima pay TV italiana, avvenuta nella prima metà degli anni 90, dobbiamo fare un breve assunto, un excursus del contesto della televisione italiana che tra gli anni 70 e 80 sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. Il regime monopolista della Rai, se così vogliamo chiamarlo, inizia un po' a scricchiolare per vari motivi. Lo sviluppo tecnologico, una primissima forma di concorrenza televisiva da parte delle reti transfrontaliere come Telemonte Carlo, TV Svizzera Italiana e Tele Capodistria, ricordatevi bene questa perché sarà molto decisiva in futuro, e una maggior richiesta di informazione locale con una maggiore libertà nei costumi e nelle forme espressive. E quindi nacquero tantissime TV private commerciali, cosa che la politica non riuscì a controllare immediatamente e che cercò di stabilizzare con una sentenza della Corte Costituzionale in cui vengono sostanzialmente dichiarate la legittimità delle TV private locali e, avendo un fondamento giuridico, si può dire che il monopolio Rai, nato nel secondo dopoguerra, è finito. È comunque un vero e proprio casino perché in quel momento in Italia nel 1979 ci sono ben 270 emittenti private e non c'è nessuna legge specifica che le regolamenti, cosa che avverrà solamente nel 1990, solita lentezza della burocrazia italiana, no? Tra le principali emittenti vi sono Italia 1, fondata da Idilio Rusconi, Rete 4 del gruppo Mondadori, Euro TV di Callisto Tanzi che nel giro di un decennio acquisirà anche il Parma e un astro nascente Silvio Berlusconi che in questo campo nel giro di pochi anni trasforma Tele Milano, la TV via cavo di Milano 2, la zona residenziale da lui costruita, in Tele Milano 58, una rete dalle grandi ambizioni, e infine Canale 5, uno dei primi progetti di TV privata su scala nazionale che però in quel momento era visibile solo al nord Italia, nel centro-sud non c'era Canale 5 ma Canale 10. Il numero 5 è perché Berlusconi lo vuole collocare subito dopo i 3 canali Rai e Telemonte Carlo. Nel 1980 arriva uno dei primi avvenimenti che cambia lo scenario in Italia, l'acquisizione da parte di Canale 5 dei diritti televisivi del mondialito calcistico in Uruguay, anticipando la Rai alla cifra di $900.000. Mondialito fu un torneo a inviti disputato a Montevideo, in Uruguay, tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, al quale presero parte 6 nazionali, 5 delle quali erano quelle che all'epoca avevano vinto almeno una volta il mondiale. Quindi ovviamente Uruguay, paese ospitante, poi Italia, Germania Ovest, Brasile e Argentina. Ma ti sei dimenticato l'Inghilterra? No, i 3 leoni decisero di non partecipare, quindi al loro posto viene chiamata l'Olanda. La vicenda del mondialito 1980-81 merita comunque un approfondimento a parte, dove ci furono molte controversie, ma per Berlusconi fu un successo assoluto. Le partite raggiunsero 8 milioni di spettatori su Canale 5 e ci fu un grande ricavo pubblicitario. È stato importante parlare di questo mondialito perché ha rappresentato 2 svolte. La prima, un altro epilogo del monopolio Rai, e il secondo, la nascita del mercato dei diritti televisivi in Italia.
Visto il successo, poi Fininvest, la holding di tutte le aziende berlusconiane, sempre nel 1981 organizza un piccolo torneo chiamato Coppa Superclubs, ma è solo un riscaldamento perché Silvio Berlusconi vuole comprarsi la Serie A. Già, proprio così. Nel 1981 Silvio arriva alla riunione della Lega Calcio con una proposta miliardaria con l'obiettivo di rivoluzionare il sistema, rendendolo simile a quello degli Stati Uniti. In quel momento l'assegnazione dei diritti è ancora in forma privata, quindi i singoli club di Serie A e B trattano con la televisione, che fino a quel punto era solamente la Rai. 16 miliardi di lire annui divisi in 8 e 8, divisione 50 e 50 dell'ulteriore fatturato pubblicitario, gestione di Fininvest di tutte le sponsorizzazioni della Serie A, gestione di Fininvest e condivisione 50 e 50 della pubblicità sulle schedine del Totocalcio, che i club considerano di loro proprietà essendo impressi i loro nomi, e sui biglietti da stadio. Trasmissione parziale indifferita di una partita anticipata al sabato con conseguente pubblicità televisiva, gestione di Fininvest di tutto il merchandising della Serie A e dei diritti di vendita delle trasmissioni all'estero. I presidenti delle squadre hanno l'acqua alla gola, vedono i dollari girare nelle loro pupille. La Rai non è in grado di fronteggiare questa mega proposta di Berlusconi, con il rischio di vedersi cancellare da sotto gli occhi anche la storica trasmissione 90° minuto, considerata sacra e intoccabile da tifosi e opinione pubblica. Ma alla fine la Lega Calcio non vuole rischiare, rimane conservatrice, firma con la Rai ad una cifra comunque molto alta, 13 miliardi di lire. Con l'offerta faraonica del Cavaliere la Serie A avrebbe potuto anticipare di circa 12 anni la rivoluzione televisiva, prendendo vantaggio sugli altri campionati, perché la Premier League nascerà solamente nella stagione 92-93, ma per varie questioni legali non si è deciso di andare in quella direzione. Ma per Viale Mazzini la strada inizia a diventare sconnessa, non c'è più solo lei, mamma Rai. Berlusconi comunque non sta a guardare. Tra il 1982 e il 1984 acquista Italia 1 e Rete 4, facendo rendere sempre più chiaro il suo piano, fare concorrenza alla Rai. Però c'è un ostacolo territoriale, già, perché solamente la TV di Stato può trasmettere in diretta su tutto il territorio italiano. E qui abbiamo una delle più grandi soluzioni innovative del Cavaliere, visionario qual era. Stringe accordi con diverse TV locali nelle varie regioni e crea una finta diretta che copre tutta l'Italia, trasmettendo delle videocassette preregistrate che avevano l'obbligo di far vedere lo stesso programma alla stessa ora su tutte le regioni, per dare appunto l'illusione della diretta, sviando la legge. Per trasmettere ha comunque bisogno di ripetitori e di frequenze, no problem, perché qualche anno prima aveva acquistato il 50% di Elettronica Industriale, impresa che Adriano Galliani aveva ottenuto in possesso nel 1975. 5 sono le cose che conquistano il tuo cuore, la simpatia, le risate, l'avventura al sé. Il 16 ottobre del 1984 tre magistrati disposero l'oscuramento dei 3 canali Fininvest in Piemonte, Lazio e Abruzzo. No, non è giusto. Perché ha bloccato quello? A me non mi sta bene. Ieri sera, stanotte non ho dormito. Basta, non voglio dire più. Insomma, mi è dispiaciuto. A lei no, perché è della Rai, vero? Ho trovato mia moglie a bocca aperta, dice adesso dai, stiamo Dallas, come facciamo a seguirla? Il figlio mi ha detto che la scrive, ha detto che quello è il programma più meglio l'ha levato. Ha detto, mo che vediamo tutto il programma. È un evento che mi ha lasciato completamente indifferente perché solitamente non guardo le televisioni private. D'altra parte non possiamo sempre vedere Fantastico 5 con Ether Paris per 5 anni là che fa così, questo lavoro di continuo e basta. Perché se la parola sembra vedere Ether Paris, sono 5 anni che ci sorbiamo quella lì. Berlusconi è fortemente preoccupato e il giorno dopo viene ricevuto dall'amico Bettino Craxi, che in quel momento è il presidente del Consiglio. Passano altri 3 giorni e un Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza emana un decreto legge che sancisce 2 cose: la riaccensione dei canali di Berlusconi e che entro in un anno bisogna trovare una soluzione per il sistema radiotelevisivo. Bene, di anni ne passarono 6. Ovviamente questo decreto suscitò polemiche e malcontento dall'opposizione del Partito Comunista, ma anche dalla Democrazia Cristiana. Quindi Craxi dovette scendere a patti per far passare il decreto e venne varato il Berlusconi bis, che sarà prorogato dallo stesso Craxi fino alla fine dell'85, che una volta arrivata a scadenza, modificando una semplice parola, fece diventare la normativa transitoria, cioè valido a tempo indeterminato e non più soggetto a nuove proroghe. Da questo momento il mercato televisivo italiano si satura. Rete 4, Canale 5, Italia 1 sono legittimate e nasce il duopolio Rai Mediaset.
Ripercorrendo la storia della televisione italiana, va sottolineato come il monopolio Rai fosse già stato violato prima ancora dell'avvento delle TV libere dalle televisioni transfrontaliere, TSI TV Svizzera Italiana e Tele Capodistria, che all'inizio degli anni 70, grazie ai ripetitori televisivi collocati sui confini, raggiungono i telespettatori con i loro programmi in italiano. Non solo, queste due TV trasmettono già colori, cosa che nel bel paese arriverà il 1 febbraio del 1977. Tele Capodistria è una TV slovena fondata nel 1971 che comunque c'è ancora oggi e, come detto prima, quindi con la vicinanza che ha con l'Italia, riesce a trasmettere anche sul nostro suolo con i ripetitori messi sui confini. Nel giro di poco tempo Tele Capodistria si farà molto apprezzare dal pubblico italiano, soprattutto grazie al suo palinsesto con informazioni, tanti e recenti film e molto sport con Olimpiadi, Mondiali Europei, Coppe e altro. Tra l'altro, con l'ausilio di nuovi ripetitori installati in gran parte del centro-nord, nel decennio 75-85 diventa la terza emittente più seguita in Italia. Ma il rovesciamento della situazione avviene quando nel 1987 Fininvest vede in Tele Capodistria il cavallo di Troia per bypassare il problema delle dirette nazionali di eventi sportivi. In pratica Berlusconi vuole creare un canale a tema sport, prima gratuito e poi a pagamento. In poche parole, Tele Capodistria deve diventare la prima pay TV sportiva italiana e nel giro di poche settimane, a partire da gennaio dell'88, inizia una vera e propria collaborazione tra l'emittente slovena e Videotime, la struttura di Fininvest che crea i programmi. Esclusi i telegiornali, la programmazione sportiva inizia nella tarda mattinata e si conclude oltre la mezzanotte. Di conseguenza viene creata una grande redazione per tutto questo palinsesto che diede slancio a tantissimi telecronisti e giornalisti che vediamo ancora oggi, come Sandro Piccinini, Massimo Marianelli e Guido Meda, per citarne alcuni. E arriviamo ad un punto cruciale. Nell'agosto del 1990 venne approvata la legge Mammì, che cambia i piani di Berlusconi, facendo stralciare l'accordo fra Fininvest e Tele Capodistria, e quest'ultima da lì a poco dovrà fare i conti pure con la guerra in Jugoslavia, e nel giro di un anno tutti i suoi ripetitori saranno bombardati. Agosto 1990, finiti da poco i mondiali disputati in Italia, le nostre notti magiche si sono spente in semifinale contro l'Argentina, che poi venne sconfitta in finale dalla Germania Ovest con il gol di Breme, il Parlamento emana una legge chiamata Mammì, che prenderà il nome dal suo estensore, Oscar Mammì, a quel tempo ministro delle poste e delle telecomunicazioni. I giornalisti la ricalcano subito come legge Polaroid o legge fotografia, ma che cosa dice effettivamente? In parole povere viene sancito il fatto che nessun operatore può avere più di 3 reti nazionali, e Rai e Fininvest ne hanno già 3, e poi altre clausole particolari che non cito perché sennò ci rimbambiamo. E poi, molto importante, ora anche le TV private nazionali possono trasmettere in diretta, con l'obbligo di avere un telegiornale. Bene, quindi siamo a posto, tutto regolamentato? No, perché non è un mistero che in Italia stiano per nascere 2 nuovi ambiti televisivi, che dalla legge Mammì vengono completamente trascurati, il satellitare e le TV a pagamento, che in altri stati sono già presenti. Berlusconi è un po' colto alla sprovvista perché sì, può mantenere il controllo delle sue 3 reti private, ma non può averne di più perché il massimo è 3. Qualche giorno dopo la promulgazione della legge, sul canale 51, una frequenza extra utilizzata da Fininvest, compare improvvisamente un nuovo logo, Telepiù. Sono le prime prove tecniche di pay TV, in cui vanno in onda diversi film senza neanche interruzioni pubblicitarie. Ma Berlusconi non poteva avere solamente 3 emittenti? Sì, ma il divieto scatterà solo dopo 2 anni e Fininvest fa uscire, costretta, un comunicato. Non si tratta di un blitz estivo per aggirare la legge Mammì, ma di vere e proprie tecniche di trasmissione di una pay TV che, una volta ultimata, può essere venduta al miglior offerente. È un esperimento che fa parte del progetto Atena, che è stato ottenuto sotto banco per circa 2 anni e rilasciato proprio dopo l'arrivo della legge Mammì, sfruttando le sue falle. E secondo alcuni questa trattativa di cessione è già in stato avanzato, con imprenditori amici. Il 23 ottobre 1990 è la data in cui chi possiede delle emittenti deve organizzarsi e dichiarare cosa possiede. C'è poco tempo quindi, ma una settimana prima, precisamente il 16 ottobre, arriva un momento storico per la pay TV italiana. Sulle frequenze residuali di Berlusconi compare il logo di Telepiù 1 al posto di Tele Capodistria, che tornerà ad essere transfrontaliera. Ecco Telepiù 2 e infine Telepiù 3 nel centro-nord. Berlusconi quindi riesce a ricavare 3 nuovi canali, tutti destinati alla pay TV, però, come prevede la legge Mammì, dovrà vendere tutto a qualcun altro. Ma vediamo di cosa parlano questi 3 canali. Telepiù 1, nata praticamente negli studi Fininvest e parcheggiata in una cordata di imprenditori di cui fa parte la stessa Fininvest, copre l'85% del territorio nazionale e ha una programmazione di fiction, film e telefilm intervallati dalla pubblicità. Attenzione, intervallati, non interrotti.
Poi abbiamo Telepiù 2, la cui proprietà è della società Europa 2000 e la sua programmazione è incentrata solo sullo sport e le sue trasmissioni sono destinate solo agli abbonati. Telepiù 3, progettata come un canale di cinema in prima visione che trasmette ogni giorno un unico film. Ecco invece nel dettaglio la holding di Telepiù, che è posseduta da Berlusconi e altri 9 imprenditori. Ma che cos'è una holding? Facendola breve, è una società finanziaria che ha delle partecipazioni di altre società controllate. Come detto ci sono 10 soci, Berlusconi inteso come Fininvest e altri 9, e tutti hanno quote al 10%, tra questi ci sono ad esempio De Agostini, Vittorio Cecchigori, Massimo Moratti e Luca Mondadori. L'obiettivo di Telepiù è di raggiungere 3 milioni di abbonati, 360.000 primo anno, 1,4 milioni per andare in pareggio. Per l'Italia è una vera e propria novità, il 1990 vede l'avvento della Pay TV, ma negli altri stati come siamo messi? Facciamo un rapido excursus. La prima televisione a pagamento in Europa nasce in Svizzera, Teleclub, fondata nel 1982. In Francia nel 1984 nasce Canal Plus, che nel giro di 5 anni diventerà la Pay TV di riferimento, arrivando a trasmettere pure in Belgio, Germania e Spagna. E perché in Italia non è venuta a trasmettere? Perché il prezzo dei film è troppo caro e perché c'è troppo sport nei palinsesti. Canal Plus arriverà anche in Italia comunque, non proprio dal lato di avere un proprio canale, ma da un altro lato che vedremo più avanti. In Gran Bretagna ci sono Sky di Rupert Murdoch, che ritroveremo come ben sappiamo, e British Satellite Broadcasting. Negli Stati Uniti invece la Pay TV è una realtà ben solida, consolidata da parecchi anni. Quindi l'Italia è arrivata dopo come quasi sempre anche in questo caso, anche se, come abbiamo visto, l'opportunità di anticipare tutti c'è stata. Dai vertici trapela che Telepiù, quella solo sportiva, deve diventare a pagamento nel 1992 e alla guida della redazione sportiva arriva Rino Tommasi. Il primo evento sportivo criptato trasmesso a pagamento riguarda il motomondiale, con il GP di Suzuka 1992, prima gara in calendario che ha generato del malumore, ma di questa storia ne ho già parlato nel video che si trova solamente sul canale Motori, lo trovate in descrizione. Il palinsesto di Telepiù 2 è enorme, Premier League, Liga, Golf, Basket, Tennis e tantissimo altro. E così, con l'arrivo di Telepiù, l'Italia entra ufficialmente nell'era delle Pay TV, un cambiamento che ha ridefinito il nostro sport, il cinema e l'intrattenimento. Ma questa è solo la prima parte di una storia epica, la strada è tutt'altro che in discesa, ci sono ancora ostacoli da superare, battaglie da combattere e colpi di scena che cambieranno per sempre la televisione italiana. Nei prossimi video esploreremo l'ascesa di Stream, la rivoluzione di Sky e le battaglie per i diritti TV e tantissimo altro. Ci vediamo nella prossima puntata.